Allora, proviamo a mettere insieme due cose che a prima vista non c'entrano assolutamente nulla. Le campagne militari di Napoleone e i grandi capolavori dell'opera italiana. Sembra strano, vero? Da una parte abbiamo la guerra, la strategia, la polvere da sparo, e dall'altra le arie, le scenografie, le grandi passioni sul palcoscenico. Eppure, è questa la parte incredibile, esiste una catena di eventi sorprendente che lega in modo indissolubile la guerra all'arte. La domanda che ci facciamo oggi quindi è proprio questa. Sembra quasi un paradosso, un indovinello della storia. Andiamo a scoprire, basandoci su una ricerca molto interessante, come un cambiamento imposto con la forza delle armi abbia dato il via, quasi per caso, a una delle epoche più geniali e produttive della storia della musica. Per capire questa rivoluzione, però, dobbiamo fare un salto indietro. Siamo a fine Settecento. L'opera in Italia è popolarissima, una vera e propria mania nazionale. Ma per chi la creava, cioè i compositori, la vita era tutto fuorché semplice. Vivevano in un sistema che oggi definiremmo di totale precarietà. Ecco, qui vediamo il problema nero su bianco. Prima del 1801 un compositore veniva pagato una volta sola, per un'intera opera, un pagamento secco e basta. Non importava se l'opera fosse un fiasco o un successo clamoroso con centinaia di repliche, a lui economicamente non cambiava nulla. E come se non bastasse, la pirateria era la norma, le sue partiture venivano copiate e vendute liberamente e lui non vedeva un centesimo. E questa frustrazione non era solo economica, era anche artistica. Questa frase, che viene attribuita a un gigante come Rossini, dice tutto. Quando si sentiva pagato poco, in pratica minacciava di riciclare la sua stessa musica. È come dargli torto. Perché mai investire tempo ed energia per creare qualcosa di completamente nuovo, di memorabile, se tanto il sistema non ti premia per il successo a lungo termine? Non c'era nessun vero incentivo a creare capolavori. E poi, all'improvviso, arriva il caos, o meglio, arriva Napoleone. La sua campagna d'Italia non fu solo un evento militare, ma si trasformò, senza che nessuno l'avesse pianificato, in un gigantesco esperimento sociale ed economico. Un esperimento che, di fatto, avrebbe cambiato le regole del gioco per sempre. E qui arriviamo al punto chiave di tutta la storia. Le armate napoleoniche non portarono solo cannoni e soldati, ma anche codici e leggi. E tra queste una legge assolutamente rivoluzionaria sul diritto d'autore. Ma c'è un ma fondamentale. Questa legge non venne applicata dappertutto. E questa applicazione a macchia di leopardo creò una divisione netta nella penisola. Vediamo un po' la sequenza degli eventi. 1796, inizia l'invasione. Passano alcuni anni e nel 1801 la nuova legge sul diritto d'autore viene introdotta nella Repubblica Cisalpina, che di fatto comprendeva Lombardia e Veneto. Solo dopo, nel 1804, il famoso Codice civile napoleonico viene esteso anche ad altri territori. Ma quel codice, a differenza della legge precedente, non includeva la protezione del copyright. Così, di colpo, l'Italia si è trovata divisa in due: territori con e territori senza diritti d'autore. E cosa succede quando si cambiano le regole in modo così drastico? La prima conseguenza, quella più immediata, fu un'autentica esplosione di creatività. L'effetto sulla quantità di nuove opere prodotte fu, a dir poco, sbalorditivo. Guardate questo numero, più 157%. Non è un errore di battitura. Questa è la crescita media annua del numero di nuove opere composte in Lombardia e Veneto dopo il 1801, rispetto agli altri stati italiani dove non c'erano diritti d'autore. Non stiamo parlando di un piccolo miglioramento, questa è una trasformazione radicale del mercato. E questo grafico lo mostra in modo lampante. Le due linee, che rappresentano le regioni con e senza copyright, viaggiano praticamente appaiate fino al 1801. Poi, di colpo, la linea continua schizza verso l'alto, mentre quella tratteggiata resta quasi piatta. È la prova visiva dell'impatto diretto della nuova legge. Molto semplicemente si inizia a produrre di più dove conviene di più farlo. Ma la storia non finisce qui, anzi, un aumento della quantità, si sa, non significa per forza un aumento della qualità. A volte è esattamente il contrario. In questo caso però è successo qualcosa di straordinario. Non solo si sono prodotte più opere, ma si sono prodotte opere migliori. E di molto. Ok, prima di andare avanti facciamo chiarezza su un punto. Come si fa a misurare la qualità in modo oggettivo? Qui la ricerca non dà un giudizio artistico, che è sempre soggettivo. Si basa invece su degli indicatori economici molto concreti. Il successo che un'opera ha avuto all'epoca e, cosa ancora più importante, la sua capacità di resistere alla prova del tempo, la sua longevità. E allora, primo indicatore, la popolarità. Questo grafico ci fa vedere la produzione di opere considerate celebri già a quei tempi.
Dopo il 1801, nelle regioni protette dal copyright, il numero di questi grandi successi aumenta in modo netto. I compositori non scrivevano solo più musica, ma musica che evidentemente colpiva di più il pubblico. Adesso passiamo alla longevità, e questo grafico, se possibile, è ancora più impressionante. Qui si misura quante opere, scritte in quel periodo, erano così forti da essere ancora messe in scena al Metropolitan Opera di New York nel XX e XXI secolo. E ancora una volta, i numeri parlano chiaro. Le opere nate dopo il 1801 nelle regioni con diritto d'autore stravincono. E l'ultimo dato sulla qualità ci tocca ancora più da vicino. Quante di quelle opere sono così immortali da essere ancora oggi disponibili sul mercato, magari su piattaforme come Amazon? La risposta è schiacciante. La probabilità che un'opera di quel periodo sia ancora in vendita oggi è enormemente più alta se è stata composta dopo il 1801 in Lombardia o Veneto. Bene, i dati sono chiari, più opere e di qualità superiore. Ma qual è stato il meccanismo esatto? Perché una semplice legge ha potuto scatenare una rivoluzione artistica ed economica di questa portata? Cerchiamo di capire la logica che c'è dietro. Tutto si può riassumere in quello che potremmo definire un circolo virtuoso. Punto primo, la legge garantiva ai compositori di guadagnare da ogni singola replica della loro opera. Punto secondo, questo ha creato un incentivo potentissimo a non scrivere più musica usa e getta, ma a puntare a successi che durassero nel tempo. Un'opera amata dal pubblico per anni diventava una vera e propria fonte di reddito. E punto terzo, questa nuova stabilità economica dava loro la cosa più preziosa che prima non avevano: tempo. Tempo e risorse per dedicarsi con più cura e attenzione a ogni singola composizione. E così siamo alla conclusione di questa storia incredibile. Un cambiamento legale, un vero e proprio incidente della storia portato dalle guerre di Napoleone, ha completamente ridisegnato il mercato della creatività. Ha allineato per la prima volta gli interessi economici dei compositori con il desiderio del pubblico di avere opere indimenticabili. In pratica, ha creato il terreno fertile, le condizioni economiche per la nascita di capolavori immortali. E tutto questo ci porta a una domanda finale che lega quel mondo così lontano al nostro. La storia dell'opera ci insegna che l'arte non nasce mai nel vuoto, è sempre influenzata dalle strutture economiche, legali e tecnologiche che la circondano. E allora viene spontaneo chiedersi: quali sono gli incidenti storici o le rivoluzioni tecnologiche di oggi, magari quelle che stiamo vivendo senza neanche rendercene conto, che stanno silenziosamente plasmando la musica, il cinema o la letteratura del futuro?